bentornati sul mio canale. Prima di vedere l'occorrente vi voglio ringraziare che siete sempre di più quelli che vi iscrivete al mio canale, quindi grazie di cuore, grazie per il vostro sostegno e se vi piace il mio video, un mio progetto, condividetelo sui vostri profili social perché io sono più che contenta. Adesso io qui ho un filato che ce l'ho da tanto tempo in casa, quindi non saprei suggerirvi dove andare a trovare questo filato preciso, però vi darò dei suggerimenti. Intanto vediamo un attimo l'occorrente per il progetto di oggi. Per questa borsa vi serve una rocca di filato, io ce l'ho in lurex e andrò a lavorarlo con un uncinetto 4,5, molto piccolo rispetto alla sua grandezza, perché comunque è un filato da utilizzare con un 6,5, però siccome per questa borsa non voglio utilizzare sostegni di alcun tipo, anzi non ci metto neanche la fodera, lo lavoro molto stretto. Adesso vi dico quello che ci serve per progettarla, dopodiché ne parliamo un attimo dei filati. Il metro, un ago per fettuccia per nascondere i cappietti, un ago per cucito, 2 moschettoni se volete fare la tracolla ma potete utilizzarla anche a mano, 4 marcapunti se avete difficoltà e un paio di forbici. Poi come opzione io ho questa placchetta con la scritta handmade da appiccicarci sopra perché così si capisce che è fatta a mano, non è fatto a macchina eccetera. Parliamo un attimo del filato. Allora, il discorso è questo, io questi fili ce li avevo in casa già da un po', però avevo una rocca tipo questa a 340 grammi, quindi non ho mai trovato dei progetti adatti. Allora, siccome la moda è cambiata, perché chi la segue un attimo vede che quest'anno o vanno le maxi borse o quelle piccoline, quindi per fortuna vanno quelle piccoline e ho scelto di fare questo progetto molto facile. Ho utilizzato una catena come tracolla, però in questo caso siccome ho 340 grammi la andiamo a fare noi. Vi è piaciuto un sacco? Siete impazziti? Vogliamo il progetto? Ecco, io ve lo faccio il progetto, però non saprei dirvi dove trovare questo filato ben preciso. Vi do delle alternative che vi metterò soprattutto i link nel box informazioni dal sito di Filati Discount. Qui sotto mano ho il shabby lurex, è bellissimo. L'unica cosa è che questa è una fettuccia piatta, non so se riesco, aspettate un attimo, ecco, perfetto, è una fettuccia lurex piatta. Questo che io ho qua sotto mano è leggermente più tonteggiante e leggermente anche più grossa, quindi se questa la utilizzo con il 4,5 perché come vedete la mia borsina è molto compatta, ok, è molto lavorata, molto stretto, non ha neanche la fodera eccetera, e nella rete né nulla. Quindi l'unica cosa, con lo shabby vi consiglio un numero di uncinetto in meno perché deve rimanere molto compatta. Poi se a voi non vi cambia che sia un po' più morbida, potete tranquillamente utilizzare il 4,5, che in realtà è l'uncinetto più giusto da utilizzare. Shabby ha diversi colori, lurex e non lurex, che avete la borsa Kira sul canale, quindi lo vedete anche quando monocolore senza il lurex. Faccio vedere anche il cigno piccolo nella variante verde, non c'è il lurex dentro, ma comunque c'è anche lo swan glitter, che i colori sono un po' di meno rispetto alla gamma dello shabby. Poi c'è un altro filato che non mi ricordo il nome, mi sa che si chiama Thai Italy. Comunque non ci sono problemi perché nel box informazioni voi trovate tutto, assolutamente tutto, il numero di uncinetto, i filati, tutto quanto, anche un po' di descrizione. Bene, mettiamo questa roba da parte, prendiamo un uncinetto e ci mettiamo subito al lavoro. Come vedete questa è una fettuccia. Allora, per esperienza stavo lavorando una borsa, ho fatto il classico nodino più o meno 10 cm, a un certo punto inizia a disfarmi. Ho detto, ma che sta succedendo? Semplicemente tenendola in braccio è iniziata a disfarsi. Quindi io da allora sapete cosa faccio ogni volta prima di iniziare a fare un progetto con una fettuccia, ma anche abbigliamento, disfo un attimo, prendete l'ago per cucito,
Lo so, bisogna utilizzare quel piccolo strumentino per fare sta roba, invece io sono pigra, non so dove l'ho messo, quindi non mi criticate. Ok, adesso vedete che ci sono queste piccole asole, è da di lì che si disfa. Tirate un po' di filo e poi entrate in ogni piccola asola e fate un blocco. Così facendo abbiamo insomma la certezza che la smette di disfarsi e soprattutto che magari, che ne so, arriviamo a metà borsa e inizia il fondo a disfarsi, è un casino. Ma questo è da fare con qualsiasi fettuccia che si disfa molto. Soprattutto quelle molto fini, soprattutto quelle che hanno magari la viscosa dentro. Lo so, ci vuole un attimo di pazienza a trovarli tutti, però io almeno ho la sicurezza che non rischia di disfarsi. Tirate il più possibile. Adesso non dovete fare altro che entrare dentro la fettuccia. Ok, io qua faccio un piccolo nodino, cioè adesso che avrei bisogno di lavorarlo tranquillamente non si apre, però si apre mentre lo sto lavorando. Andiamo bene. Ok, ok, tagliate. Ecco, abbiamo la sicurezza che non si apre più, vedete. Fatto questo, iniziamo il lavoro vero e proprio. Quindi prendete l'uncinetto, io andrò a fare una piccola modifica, cioè farò questa riga di punti puff, li farò anche da questa parte, giusto per non annoiarmi, però adesso vi do delle indicazioni così non avete difficoltà. Intanto iniziamo dal fondo, la grandezza sarà uguale, identica. Iniziamo facendo il nodino. Ok, adesso andiamo a caricare 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Rientriamo nella nonna e andiamo a fare un punto basso. Praticamente il nostro fondo sarà fatto da righe di andata e di ritorno di punti bassi, quindi avendo 10 catenelle i punti bassi saranno 9. Se vi sembra piccolo non vi dimenticate che comunque è un fondo da riprendere, quindi avremo sempre una riga di punti bassi da una parte e dall'altra, quindi aumenta già di 1 centimetro. Adesso vi faccio vedere quanto misura questa. Quindi qualsiasi filato voi andate a utilizzare, mi raccomando, lavorate abbastanza stretto. Non vi dovete ammazzare, nel senso che non dovete farvi male al polso, però l'idea sarebbe questa. Sono 6 cm e mezzo, più 1 centimetro arriva sui 7,5, 8, quindi per me va più che bene come borsa. Facciamo una catenella, torniamo indietro e andiamo a lavorare punto su punto. Così facendo facciamo il nostro fondo. Adesso io vado avanti per un po' di righe. Non c'è multiplo, quindi è sempre uno di quei progetti che vi potete autogestire, cioè potete farlo più piccolo, più grande, però più piccola di questa non credo sia indicato a parere mio, però insomma sta a voi decidere. Potete farla anche colorata, insomma le idee sono tante. Intanto io vado per un po' di centimetri a lavorare, poi vi dico il numero delle righe e vi do i centimetri in base al filo che voi avete, alla mano, all'uncinetto, decidete voi quanto deve essere grande. Ho lavorato per 22 righe e sono, ve lo dico subito, 17,5, però adesso noi dobbiamo andare a fare il contorno tutto attorno, quindi diventerà più o meno sui 20 cm. Faccio la catenella, non torno più a lavorare qui, vado a fare un punto basso,
per ogni riga di lavoro, quindi se sono 22 righe avrò 22 punti bassi. Io sto utilizzando il 4,5, però vedete che non faccio fatica, cioè semplicemente il punto è più chiuso rispetto a un 6. Quindi quando io vi dico di utilizzare l'uncinetto più piccolo, come ho detto prima, non vi dovete far male, deve essere un piacere lavorarlo, non una difficoltà. È normale che più il lavoro è stretto, più la borsa è stabile ed è compatta, ma non è un obbligo. Adesso arrivo qui e vi faccio vedere che non faccio l'aumento. Non vado a fare il classico aumento da 3 punti bassi perché ci serve un punto di riferimento per andare a creare questi angoli. Vedete questi angoli qui a punto rilievo. Quindi faccio l'ultimo punto basso dell'angolo, faccio una catenella più stretta possibile sempre, comunque non vi preoccupate, tanto il lavoro dopo sarà compatto. Prendete il marcapunti e la marcate questa catenella. Adesso andate a lavorare sul laterale più piccolo, quindi andate nel primo punto, che è qua, vedete il primo punto, il punto catenella all'inizio, perché siamo sulla catenella iniziale, e fate un punto basso per ogni punto. Io uso i marcapunti per farvi vedere cosa bisogna andare a marcare, però se non avete difficoltà potete anche non utilizzarli, semplicemente per una questione un po' più pratica. E come vi dicevo, niente, sto rischiando di perdere la voce di nuovo, quindi vabbè, ma tanto seguite le mie mani, quindi non credo che avrete difficoltà. Stringiamo sto nodino un po' perché non mi piace. Non mi piace che sia un po' troppo largo, quindi se vi succede come mi è successo a me, prendete una baretta, ok? Quindi prendete una baretta qualsiasi del lavoro e andate a coprirlo perché non mi piace. Quindi appena ho finito questo punto vado a fare la catenella, marco perché è un altro punto di riferimento, ok, e continuo a tornare su questa parte qua. Io adesso ne approfitto come al solito, quindi questa è la prima riga, ne approfitto come al solito per andare a nascondere anche il cappietto il più possibile, così intanto non si disfa perché abbiamo fatto quel lavoro all'inizio, e poi rimanendo all'interno non devo andare più a girare la borsa per sistemarlo, per nasconderlo. Faccio un lavoro da evitare, da rifare dopo. Adesso arrivate in fondo, qui lavorate l'ultimo punto, catenella da marcare, continuate su questo lato qua, qui dovete fare la catenella e chiudere con una maglia bassissima che vi farò vedere, quindi questa qua la dovete fare voi da sole. Adesso praticamente vado a lavorare anche l'ultimo punto, come ho detto prima, catenella e mi chiudo con una maglia bassissima. Bene, marchiamo anche questa, che saranno i nostri punti di riferimento. Vabbè, dopo la seconda riga secondo me non vi serviranno più i marcapunti, però è giusto che voi capite dove si fa a fare questa maglia a rilievo. Va bene, adesso andiamo a fare 1, 2, 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro, andiamo a entrare qua dove c'è la catenella e scusatemi, carico, vado qui dove c'è la catenella, vado a fare una maglia alta, sposto il marcapunti perché devo sapere qual è la maglia a rilievo, carico, vado a fare una maglia alta il più stretto possibile, sempre senza farvi male, fino ad arrivare al prossimo marcapunti.
quindi ci ritroviamo qui. Ho lavorato fino nella prossimità del marcapunti, lo togliamo un attimo, vado a fare la maglia alta e lo rimettiamo. Adesso iniziamo a fare i punti puff, se riesco a chiudere questo. Praticamente io ho fatto in questa maniera qui, ho contato 3 punti di base, 1 2 3 da lavorare a maglia alta, quindi una, più stretti, io ho la tendenza di lavorare molto largo, quindi scusatemi, ogni tanto può capitare. 1 2 e 3. Dopo aver fatto questi 3 punti alti rispetto al marcapunti, vado a caricare l'uncinetto, conto un punto di base, nel secondo vado a fare un'entrata e l'allungo, carico, rientro, allungo, carico, rientro sempre lì e allungo, chiudo passando tramite il punto puff e mi chiudo del tutto, ok? Poi vado a fare 1 2 catenelle, carico l'uncinetto, entro sempre alla base del punto puff, tiro su, carico, tiro su, carico, entro e tiro su, quindi 3 volte. Passo tramite la fettuccia del punto puff, poi chiudo insieme, ok? Voi mi direte, ma quale catenelle sono di più rispetto alla base? Non vi preoccupate, perché l'idea è proprio quella che deve essere leggermente a rilievo. Adesso carico l'uncinetto, salto un punto di base e vado a fare delle maglie alte, ok? Questo fino a dove? Ve lo dico subito. Allora, a 6 punti dal marcapunti, quindi se qua è marcata, ok, quindi 1 2 3 4 5 6, io devo lavorare fin qua. Se avete difficoltà potete utilizzare un marcapunti, ok, però io va bene, mi fermo un attimo, tanto il lavoro è talmente piccolo che ci arrivo subito e ci ritroviamo qui, quindi a 6 punti dal marcapunti rosa. Sono arrivata qui dove sono a 6 punti dal marcapunti rosa, quindi questo è marcato 1 2 3 4 5 e 6. Adesso carico l'uncinetto, salto un punto, vado nel secondo e tiro su, carico, entro e tiro su, carico, entro e tiro su, passo con il filo non su tutto, cioè dovete mantenere ancora la prima asola, questa della maglia alta, sull'uncinetto, chiudete, 1 2 catenelle, caricate, entrate, rifate il secondo, 1 2 e 3 passaggi, ok? Fatto questo, saltate un punto di base, andate a fare gli ultimi 3 punti alti di questo lato, semplicemente lavorando punto su punto. Qui togliete il marcapunti, andate, fate la maglia alta e lo marcate di nuovo. Ci serve per il prossimo per la prossima riga, e se poi non avete difficoltà li potete togliere. Adesso io vado a lavorare a maglia alta punto su punto fino al marcapunti, poi faccio 1 2 3 maglie alte e ci ritroviamo qui. Ho lavorato la maglia alta marcata, ne ho fatti 3 punti, adesso vado a lavorare il punto puff qui, saltando un punto di base, quindi carico l'uncinetto, entro, tiro su, carico, entro, tiro su, carico, entro, tiro su, passo con l'uncinetto tramite il punto
e chiudo tutto insieme. 2 catenelle, carico e vado a fare l'altra metà, sempre nello stesso punto di base. Ok, carico l'uncinetto, salto 1 e vado a fare delle maglie alte, questo fino a 6 punti, quindi contiamoli subito. Sono 1 2 3 4 5 6, quindi fino a qui, vedete c'è anche il punto puff dall'altra parte. Adesso contiamo i punti, sono 1 2 3 4 5, il sesto è quello dell'avvio della riga. Vi ricordate le 3 catenelle, perché qua c'è il marcapunti, quindi le 3 catenelle. Quindi carico l'uncinetto, salto un punto di base, vado in quello prossimo, vado a fare metà del punto puff, 2 catenelle, faccio l'altra metà, quindi la mia decorazione. Scusate, prendo un po' di filo, 1 2 e 3. Adesso salto un punto, vado a fare gli ultimi 2 punti alti, 1 2 e mi vado a chiudere con una maglia bassissima, quindi il lavoro inizia a prendere forma. Voi andate a lavorare di andata e di ritorno, adesso vi faccio vedere, 1 2, quindi 3, stringete il più possibile. Ok, adesso andiamo a fare 1 2 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro, quindi abbiamo fatto 3 catenelle per questa maglia alta, carichiamo l'uncinetto e andiamo a fare 2 punti alti e ci ritroviamo già a dover fare il punto puff, perché andando di andata e di ritorno il lavoro torna indietro, quindi dobbiamo andare a fare il punto puff. Carico l'uncinetto, entro, tiro, carico, entro, tiro, carico, entro e tiro. Eccolo qua, 1 e 2, vado a fare l'altra metà. Guardate che carino. Adesso carico l'uncinetto, questo è il punto del punto puff, quindi non lo lavoro, quindi vado a lavorare sul primo punto alto disponibile, che è questo, quindi vado a lavorarlo semplicemente a maglia alta. Andiamo avanti a lavorare a maglia alta fino al primo punto puff, quindi tornando indietro è il secondo di questo lato. Andiamo a lavorare il punto puff, andiamo a lavorare le 3 maglie alte e ci ritroviamo qua dove c'è il marcapunti, che vi faccio vedere la variante. Prima di arrivare al marcapunti ci tenevo a farvi vedere come si fa a fermarsi prima del puff, quindi si va a lavorare l'ultima maglia alta. Non si lavora sul punto, quindi caricate e andate direttamente a fare il punto puff, ok? Non andate a lavorare sul punto puff, che se no facciamo degli aumenti e la nostra borsa non sale più dritta. Detto ciò, vi lascio arrivare al marcapunti. Sono arrivata nella prossimità del marcapunti, lo tolgo, essendo sulla parte davanti della borsa semplicemente carico l'uncinetto e lo vado a lavorare a rilievo davanti. Al contrario, se siamo sulla parte interna lo lavoriamo a rilievo dietro. Spero di essermi spiegata, se no ve lo faccio vedere nel ritorno del lavoro. Adesso lo marcate se avete necessità, io lo marco giusto per farvelo vedere, però si capisce che ha rilievo. Caricate l'uncinetto e andate a lavorare maglia alta su maglia alta fino ad arrivare al prossimo marcapunti,
che sarà sempre da lavorare sul davanti a rilievo. Quindi quando noi lavoriamo praticamente sulla parte bella della borsa, quindi sul davanti, lo lavoriamo sul davanti a rilievo. Quando torniamo indietro lo lavoriamo sulla parte interna, quindi a rilievo dietro. Adesso faccio prima, credo, a farvelo vedere che a dirvelo a parole. Quindi in questa riga tutti i nostri punti marcati saranno lavorati, ecco, diciamo così, a rilievo davanti. Magari vi è più chiaro. Provo ad arrivare al marcapunti, così ve lo faccio vedere se non mi si incastra il filo. Eccoci qui. Bene, lo togliamo, carico e vado a rilievo davanti. Rimetto il marcapunti se avete necessità, se no potete anche non usarli più. Adesso vado a lavorare i miei 3 punti alti, il punto puff, tutti i punti alti intermedi, quindi se voi avete una borsa doppia rispetto alla mia, di punti puff, di righe di punti puff ne potete fare quanti ne volete, perché comunque è il multiplo di 3, pur utilizzando 2 catenelle qui, ma è una scelta mia di grafica, non vi dovete confondere con la base. Il punto puff io l'ho lavorato su 3 punti di base, tutto qui. E vi rimangono gli altri 3 punti, fate il punto a rilievo marcato e ci troviamo qui per chiudere la riga. Sono arrivata qui all'ultimo marcapunti, quindi finisco anche la riga. Adesso questo è quello lavorato, carico e vado a lavorare questo punto a rilievo che era marcato. Marco senza chiudere perché tanto è da togliere subito e mi chiudo qui nella terza catenella, quindi nella prima maglia alta con una maglia bassissima, super stretta, avvicinate il più possibile il lavoro, perché così, essendo l'inizio del lavoro proprio sull'angolo, bisogna stare un attimo attente. Io ho scelto di farlo proprio qui, che si nasconde un po' rispetto al punto a rilievo e non dà molto l'occhio. Quindi 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro, tolgo il marcapunti. Adesso non lo lavoro così, ok? Perché siamo sulla parte interna, quindi carico e vado dal davanti, perché lui deve rimanere sempre a rilievo davanti. Perché se io facevo come ho fatto vedere prima, non si capisce niente, cioè uno davanti, uno dietro, non va bene. Quindi quando voi lavorate sul davanti, lo fate sul davanti. Quando tornate indietro, come in questo caso, che sono sulla parte interna a lavorare, quindi vedete il fondo, lo lavorate a rilievo davanti, dietro, ok? Che così rimane ben pulito sul davanti. In realtà basta che voi guardate un attimo le mie mani e non vi trovate in difficoltà. Io adesso non uso più il marcapunti perché conosco il modello e basta guardare un attimo. Però se avete difficoltà a individuare questi punti, basta che utilizzate i marcapunti per tutto il lavoro. È una decisione vostra, non siete obbligate a fare come me. Adesso io vado avanti fino al prossimo marcapunti che vi faccio vedere un'altra volta come si fa e poi vi lascio lavorare per tutta l'altezza desiderata della borsa. È un modello molto semplice, poi con un filato così particolare, così luccicante, perché ho le luci molto forti, ma è molto discreto, molto bello in realtà. Ci vogliono dei punti semplici, quindi la maglia alta, un punto molto discreto. Adesso qua c'è il marcapunti giusto, vado a lavorare anche questo punto qui, lo tolgo, carico, non vado così, assolutamente no, perché sono sulla parte interna, quindi non va bene.
caricate, andate dal dietro a prenderlo in questa maniera, cioè voi dovete vedere l'uncinetto che vi passa davanti, vedete? Lo vedete? Ok? Prendete il filo e lo tirate su. Facendo in questa maniera in automatico ci si formano gli angoli della borsa. È un modello molto furbo, vorrei farne uno simile in raffia prossimamente, appena decido i colori, e insomma spero che vi piacerà. Sto lavorando i 3 punti bassi, punti alti, scusatemi, e arrivo al punto puff. Carico e vado a fare il mio classico punto puff qui nello spazietto formato dalle 2 catenelle. Bene, questo è tutto il lavoro. Allora, voi potete farla alta quanto la desiderate, grande, insomma, non ci sono multipli. Io ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 righe. Però, insomma, sta a voi decidere. L'altezza è di 16 centimetri. Comunque, insomma, potete farla più larga, più alta, più piccola, più grande, insomma, non ci sono multipli. Io adesso vado a farla ad occhio, forse per lo stesso numero di righe. Ci ritroviamo per fare i manici incorporati, che sono molto facili, però è giusto farveli vedere. Sono andata avanti col lavoro, ho fatto 13 righe e vi do anche i centimetri. Sono 16 centimetri e mezzo. In base al vostro filo, ai vostri gusti, decidete se andare avanti con più righe o meno righe. Mi sono portata anche 4 marcapunti perché adesso in questa riga che andremo a fare andiamo a sistemarli per riuscire a ricavare i manici che saranno incorporati nel lavoro, quindi molto facilmente. In questa riga andiamo a cambiare punto e lavoriamo col punto basso. Ci serve adesso per aggiustare un attimo la borsa, dopodiché nella prossima riga andremo a ricavare i manici. Fate attenzione di fare un punto basso per ogni maglia alta disponibile. Nella prossimità del punto decorativo, in questo caso del punto puff, andiamo a fare un punto basso qui sul primo punto puff, un punto basso in mezzo, ok, e il terzo lo facciamo sul secondo punto puff. A questo punto noi abbiamo gli stessi punti della base. Andiamo a marcare, per quanto mi riguarda, quello in mezzo, perché se voi avete fatto il progetto uguale identico, i centimetri tra un punto decorativo e un altro vanno più che bene per andare a ricreare i nostri manici, che sono 12 centimetri. Se la vostra borsa è più larga, andate a prendere la metà della borsa e con il metro andate a prendere le misure. Nella borsa Riva, che è un progetto che ho caricato sul mio canale non da tanto, lì trovate tutti i dettagli su come andare a calcolarli, quindi chi ha difficoltà a farla insomma da sola, che vada un attimo lì a dare un'occhiata a questo progetto. Poi fatemi sapere nei commenti se avete bisogno che vi metta il link diretto. Nel box informazioni comunque sia, se avete necessità di certe cose io ve le metto. Quindi continuate a lavorare punto su punto fino a chiudere questa riga. È normale che qui andiamo a fare un punto basso, un punto basso, un punto basso. Quello in mezzo, per quanto mi riguarda, lo devo marcare perché i centimetri sono giusti per andare a creare i manici incorporati. Quindi adesso io continuo per tutta la riga e ci vediamo qui per chiuderla. Faccio anche questo punto basso e mi chiudo con la maglia bassissima. Stringete il più possibile, ok? Quindi fate punto catenella, girate il lavoro, rientrate lì, è un po' stretta, e fate un punto basso e abbiamo avviato la riga. Allora, avendo già i marcapunti più facile, io sono andata a contare tra i marcapunti e ho 16 punti, di conseguenza ne aggiungo 2 in più, quindi ne farò 18 di catenelle. Adesso vi faccio vedere. Praticamente andiamo a lavorare punto su punto
perché voglio comunque dei manici a mano, molto piccolini, non da usare a braccio, ecco, leggermente discreti, perché tanto farò la tracolla, cioè in realtà la faremo insieme. E adesso, quando io arrivo qui al marcapunti, tra uno marcapunti e l'altro ci sono praticamente 16 punti, io vado ad aggiungere 18 catenelle. Per quanto mi riguarda sono più che sufficienti. È normale che non avete nessun tipo di obbligo, cioè non c'è nessun multiplo, quindi lavorate anche il punto del marcapunti, ok? Piccola parentesi. E in base ai vostri gusti, quindi se le volete fare un po' più alte ne aggiungete di più di catenelle, invece io ne aggiungo solo 18. 2, 3, 4, 5, 7, 18. Salto questa porzione dove ci sono i marcapunti e vado qua dove c'è il marcapunti azzurro, ok, un attimo, e faccio un punto basso. Praticamente questo è il mio manico. Lavoro a punto basso tutta questa sezione fino al marcapunti viola, faccio le 18 nel mio caso di catenelle, voi ne fate tutte quelle che avete necessità e finite chiudendo la riga. Ci ritroviamo qui che dobbiamo iniziare l'ultima, che è quella da rifinire un attimo i manici, dopodiché la nostra borsa è finita. Ho concluso anche questa riga, ho chiuso la riga, l'ho riavviata, adesso vi faccio vedere come si fa a rifinire i manici, poi la finite da sole praticamente. Ci ritroviamo giusto per la tracolla. Punto basso e ancora punto basso fino a lavorare anche questo marcato, cioè basta che guardate questo è marcato, salite su. Ok, adesso cambiamo punto, caricate l'uncinetto e andiamo a fare delle mezze maglie alte. Praticamente essendo dei manici integrati molto discreti e piccolini, questa è una scelta mia, se no potete fare come ho detto per la borsa riva, quindi caricate l'uncinetto e andate a lavorare una mezza maglia alta per ogni catenella. Siccome sono 18, voi ne avete 18 da lavorare. Finito praticamente il primo manico, arrivate qui, questo il primo punto lo lavorate a punto basso fino ad arrivare qui l'ultimo punto basso, poi fate tutto il secondo manico a mezza maglia, chiudete con un punto basso, arrivate a lavorare tutto a punto basso fino a chiudere la riga, tagliate il filo e la borsa è finita. Noi ci ritroveremo quando ho già nascosto il filo, che vi faccio vedere praticamente il progetto finito. Dopodiché andiamo a fare la tracolla insieme. Prendete la fettuccia, adesso ci occupiamo della tracolla. Io lascio un pezzettino perché non ho ancora bloccato il filo, quindi lo farò dopo. E praticamente vado a fare un nodino e vado a fare delle catenelle. Queste catenelle devono essere talmente tante fino ad arrivare a creare una lunghezza di una tracolla. Quindi la potete personalizzare, c'è chi magari è più alto la fa più lunga, chi è più basso la fa più corta. Non dovete contarle, semplicemente ne fate talmente tante finché pensate che sia la misura giusta. Adesso ne vado a fare un po' e poi ci ritroviamo per finirla. Io ne ho fatte un po', rientro in quella precedente, vado a fare un punto basso e una catenella per fare una maglia alta. Dopodiché andiamo a fare una riga di maglia alta lungo tutta la catenella. Adesso la faccio salire lungo tutta la catenella, quindi semplicemente caricate l'uncinetto e andate a fare una maglia alta per ogni catenella. Ok, ci ritroviamo alla fine della catenella. Quasi finito di lavorare a maglia alta, mancano gli ultimi punti e adesso dobbiamo praticamente rifinire il tutto con un giro di punto basso. Adesso sta a voi decidere se volete fare un lavoro tutto sul davanti, quindi continuare da questa parte o tornare indietro.
tornare indietro è semplicemente più facile, stare sul davanti è più rifinita. Quindi io vi faccio vedere questo metodo, semplicemente essendo una maglia alta vado una e 2 volte, scusatemi, ok? Dopodiché non devo andare a creare l'angolo, semplicemente vado a lavorare qui sulle catenelle, quindi vado a fare un punto basso, un secondo e così via. Io adesso il capietto, questo lo lascio qua, che devo prima di tutto fermare la fettuccia. Adesso faccio un attimo, no, ecco, l'ho messa a fuoco, ok? E poi dopo lo nascondo nel lavoro, però comunque è un lavoro da fare per tutta la lunghezza e poi si torna indietro da questa parte, finite praticamente questa riga di contorno. È una tracolla molto molto basica, è un po' diversa rispetto a delle righe di maglia bassa o maglia alta, però non, cioè, per una borsa che è qui così piccolina, così discreta, serviva qualcosa di molto piccolo, molto discreto. Comunque non vi preoccupate, adesso continuo il mio lavoro, appena ho finito ve la faccio vedere finita e mi dite insomma cosa ne pensate. Eccoci arrivate anche alla parte dove vi faccio vedere finita la borsa. Questa è la mia tracolla con i moschettoni, che i miei sono tondi, sono come quelli che vi ho presentato. Ho fatto una tracolla abbastanza lunga, quindi si può indossare sia su una spalla o di traverso. Guardate i punti puff come sono, comunque immaginatevi la borsa quando mettete delle cose dentro, che i punti puff escono, quindi sono molto più gonfi, più evidenti. Qui c'è anche la riga con il punto a rilievo che dà un contorno ben preciso alla borsa. È un modello molto molto facile, molto divertente, alla portata di tutte e semplicemente facendo un fondo più grande o più piccolo potete cambiare modello. Io spero insomma che vi sia utile, quindi non mi resta altro che leggere i vostri commenti. Sto usando una luce diversa perché volevo anche farvi vedere leggermente più spento il filato, così vedete più che altro il modello, però vi posso assicurare che questa borsina alla luce naturale del giorno è una roba spettacolare, veramente spettacolare. La vedo bene anche da sera perché con i lampioni, farsi una passeggiata adesso che arriva il caldo, diciamo alla sera, d'estate, è spettacolosa questa borsina. Poi è piccolina, però dentro ci sta un sacco di cose, quindi portafoglio, cellulare, chiavi, un po' di trucchi per noi donne che non ci guastano mai, insomma ci sta un bel po' di cose. Cioè, vedete, non è più grande rispetto alle mie mani, però vi devo dire che è molto capiente, non avendo la fodera diventa anche elastica, quindi potete mettere un po' di tutto dentro. Ci potete aggiungere un bottone, per quanto mi riguarda non è necessario, però è una questione di gusti. Bene ragazzi, io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video progetto. Intanto fatemi sapere cosa ne pensate di questa, se vi piace, se ve l'aspettavate più difficile o semplicemente è un altro metodo che spero di avervi dato come spunto. Alla prossima!